Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e oggi con me c'è come sempre Francesca. Oggi parliamo di un tema che sembra semplice, ma in realtà è potentissimo, la gratitudine. Francesca, tu come la definiresti? Ciao Luca, ciao a tutti. Allora, per me la gratitudine è proprio la capacità di riconoscere e apprezzare quello che abbiamo, anche le cose più piccole. Spesso ci concentriamo su ciò che ci manca, invece di vedere quello che già c'è nella nostra vita. E tu, Luca, perché pensi che tendiamo a dimenticarlo? Secondo me è un po' la natura umana, no? Siamo sempre proiettati verso il futuro, verso quello che vogliamo ottenere. E così quello che abbiamo diventa quasi invisibile. Ma tu hai mai avuto un momento in cui la gratitudine ti ha cambiato la giornata? Sì, guarda, mi viene in mente una mattina in cui ero di corsa, stressata, e poi una signora mi ha sorriso sull'autobus. Una cosa minuscola, ma mi ha fatto pensare: ehi, oggi ho già ricevuto qualcosa di bello. Da lì la giornata è cambiata. Basta poco, davvero. Sai, spesso aspettiamo il momento perfetto per cambiare qualcosa nella nostra vita. Tipo, quando avrò più tempo, allora imparerò l'inglese o l'italiano. Ma la verità è che quel momento perfetto non arriva mai. Esatto. C'è questo principio che mi piace molto. Niente cambia se niente cambia. Se continuiamo a fare sempre le stesse cose, non possiamo aspettarci risultati diversi. Tu hai mai provato a cambiare qualcosa con un piccolo gesto? Sì, guarda, io per esempio ho iniziato a imparare una parola nuova ogni giorno, invece di aspettare di avere un'ora libera per studiare. All'inizio sembrava poco, ma dopo un mese avevo imparato 30 parole senza quasi accorgermene. È il movimento che conta, non la perfezione. La routine è una cosa strana, vero? Da una parte ci dà sicurezza, dall'altra rischiamo di dare tutto per scontato. Quante volte premiamo il tasto snooze la mattina senza nemmeno pensarci? Ah, io sono colpevole. È come se il corpo sapesse già cosa fare, anche se la mente vorrebbe cambiare. Restare nella zona di comfort ci sembra sicuro, ma spesso ci blocca. E poi ci lamentiamo che tutto resta uguale. Sì, e a volte basta solo rompere quel gesto automatico, anche una volta sola, per vedere le cose in modo diverso. Non è facile, ma è possibile. Parliamo un attimo della paura, perché secondo me è quella che ci blocca di più. La paura di fallire, di non essere all'altezza, e invece la gratitudine può aiutarci a ridurre questa ansia, no? Sì, perché quando sei grato per quello che hai già fatto, anche se è poco, ti senti meno sotto pressione. Invece di pensare «e se sbaglio?», puoi chiederti «cosa succederebbe se almeno ci provassi?». Esatto, e magari scopri che non era poi così terribile. A volte il solo provare è già un successo. Un'altra cosa importante è essere consapevoli del proprio punto di partenza. Anche se hai fatto errori, va bene. L'importante è iniziare con piccoli cambiamenti, così il progresso fa meno paura. Tipo dedicare 5 minuti al giorno all'italiano. Non serve studiare ore e ore. 5 minuti oggi, 5 domani. E piano piano diventa un'abitudine. Sì, e ogni piccolo passo conta. Non bisogna sottovalutare il potere della costanza. Le abitudini sono davvero la chiave della crescita personale. Se riesci a inserire la gratitudine nella tua routine, anche solo con un piccolo gesto, cambia tutto. Per esempio, potresti scrivere ogni sera una cosa per cui sei grato, oppure ringraziare qualcuno, anche solo mentalmente. Tu, Luca, quale piccola abitudine di gratitudine potresti adottare oggi? Forse potrei iniziare la giornata pensando a una cosa positiva che mi aspetta, anche solo il caffè caldo. Sai, spesso cerchiamo la perfezione,
e finiamo per rimandare il cambiamento. Ma la crescita nasce proprio dai tentativi imperfetti, dagli errori. Sì, tipo quando impari una lingua. Se aspetti di parlare perfettamente, non parlerai mai. Meglio buttarsi, anche se si fanno errori. È così che si migliora. Assolutamente. E ogni errore è un passo avanti, non indietro. Valorizzare ogni piccolo passo è fondamentale. Scrivere una parola nuova, ringraziare qualcuno, prendersi un momento di pausa, sono tutte azioni che fanno la differenza. Sì, e spesso pensiamo che serva fare grandi cambiamenti, ma in realtà la consistenza batte l'intensità. Meglio fare poco ogni giorno che tanto una volta sola, e poi basta. Sono d'accordo. È la somma dei piccoli gesti che costruisce il cambiamento vero. Il cambiamento non avviene tutto in una volta, anzi, spesso è una pratica quotidiana, fatta di scelte minuscole. E voi che ci ascoltate, che cosa potreste cambiare oggi? Anche solo una piccola cosa. Bella domanda. Francesca, tu hai un esempio? Sì, ho iniziato a camminare 10 minuti ogni giorno, invece di aspettare la motivazione perfetta per andare in palestra. All'inizio sembrava poco, ma poi è diventato un appuntamento con me stessa. Prima di salutarci, vi lasciamo con alcune parole chiave di oggi. Gratitudine, abitudine, cambiamento, progresso, consapevolezza, tentativo. Allora, gratitudine è il sentimento di riconoscenza per qualcosa. Abitudine è un comportamento che ripetiamo spesso. Cambiamento è il passaggio da una situazione a un'altra. Progresso è l'avanzamento, anche piccolo. Consapevolezza vuol dire essere presenti e attenti a ciò che facciamo. E tentativo è il provare a fare qualcosa, anche se non viene perfetto. Vi propongo un'attività. Scrivete una frase usando almeno 2 di queste parole. Per esempio, con consapevolezza ogni tentativo porta progresso. Bellissimo! E ricordate, ogni piccolo passo conta. Grazie per averci ascoltato oggi. Grazie a te Francesca e grazie a tutti voi. Ci sentiamo nel prossimo episodio di Italian Pod. Ciao! Ciao Luca, ciao a tutti!